Ciao amici e amiche del segno della bilancia, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 19 gennaio al 1 febbraio, dove troveremo la luna piena in Leone. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, cosa aspettarci dal punto di vista astrologico? Questa luna piena in Leone ci porterà una bella carica di fiducia, di ottimismo, di creatività, buone idee, desideri che si realizzano, problemi che si risolvono, possiamo promuovere nuovi progetti, soprattutto è un buon momento per un nuovo lavoro, no, anche una nuova relazione, viaggi, divertimento e sfruttare al massimo le nostre capacità e il nostro fascino. Di contro dobbiamo fare attenzione all'eccessiva ambizione, le emozioni possono essere molto forti, situazioni di conflitto, calo della forza, delusione, bisogno di attenzione, egoismo, varie cose che possono portare difficoltà di comunicazione, quindi meglio usare le proprie energie con delicatezza e parsimonia. E adesso andiamo a vedere il vostro primo oracolo, ci dà una specie di fotografia momento presente, quindi intorno al 19 gennaio, a che punto vi trovate, poi per capire come procedere. Effettivamente questa carta lavoro sulle ombre fa capire che potrebbe essere immediata l'esigenza di occuparsi di un qualcosa che è nell'ombra. Il lavoro con le ombre cosa vuol dire effettivamente? In senso molto, molto, molto stretto, di andare a scavare le cause alla radice di problemi del presente, e magari c'è qualcosa del passato che ci sta influenzando e che ci impedisce di andare avanti e allora quindi di andare a scavare queste cause. Oppure potrebbe essere un'indicazione di affrontare le esperienze represse, di affrontare un qualcosa, ad esempio liberarsi di una ferita, e di favorire l'inizio, soprattutto l'inizio della guarigione. Quindi potrebbe essere un buon momento dove il nostro coraggio, le nostre belle energie, sfruttando appunto il periodo di luna piena in Leone, ci può portare ad aver maggior sicurezza in noi stessi, coraggio nel muoversi in alcune direzioni, però di partire proprio su questo, cioè sul lavoro, sulle ombre. E poi troviamo il gatto nero. Non è una carta negativa, assolutamente no, almeno in questo oracolo, punta sull'indipendenza, sull'amore per se stessi. Forse questo potrebbe essere un altro motivo di lavoro, e cioè di lavorare sulla propria autonomia, sull'autostima, di avere fiducia nelle proprie capacità. Forse siamo sfiduciati, forse non abbiamo abbastanza autostima, oppure abbiamo visto ci possono essere varie situazioni, delle ferite magari ancora aperte, eccetera. E quindi appunto questa carta ci sta dicendo che in realtà noi abbiamo già tutto ciò che ci serve e che quindi dobbiamo essere noi il sostegno. Prima di tutto dobbiamo essere noi il sostegno di noi stessi, e che siamo in grado di difenderci, di allontanare le cose che non ci vanno bene e anche di attirare le cose belle. Ecco perché questa carta ci dice indipendenza, ma soprattutto di riuscire ad aver maggior fiducia in se stessi.
questo è un ottimo momento, come abbiamo visto, per lavorare su tutte queste cose, ma tutto ciò ha che scopo? Effettivamente questa carta ci dice, proprio per prepararci, perché, ci sono energie di crescita e quindi anche a livello tangibile, vuol dire che poi i nostri sforzi, li vedremo subito ripagati e premiati. Quindi prima agiamo in certe situazioni e prima ci troveremo in situazioni, positive, di successo, di fortuna, di cose belle. Quindi è questo quello che ci sta aspettando. Però essendoci prima effettivamente queste carte, in realtà ci sta dicendo che dobbiamo effettuare prima questo passaggio, anche di riuscire a gestire bene le nostre spese, le nostre stesse energie, senza esagerare, senza, aver fretta. E adesso insieme andiamo a vedere i suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo un po'. Come dico sempre, essendo una stesura generica, magari, c'è un qualcosa della vostra vita che magari non procede bene, c'è insoddisfazione o ci sono da quello che si vede c'è un qualcosa di più profondo che deve essere valutato, osservato e guarito. Poi ognuno, diciamo, vive la propria vita, effettivamente ognuno ha le proprie situazioni, però in qualsiasi circostanza questa lettura ci sta dicendo che c'è una specie di urgenza, che prima, ci mettiamo in contatto con il nostro essere, con noi stessi e risolviamo alcune cose e prima ci troviamo già ad avere situazioni belle, diciamo positive e qui infatti abbiamo proprio la ricerca della visione che appunto parla di riflettere su ciò che si vede o addirittura si sceglie di non vedere, di ignorare, le nostre paure, esplorare le nostre zone d'ombra. Niente, qualcuno da lassù vuole essere proprio sicuro, sicuro che voi vi concentrate su queste cose perché probabilmente c'è un potenziale inespresso e allora si deve andare alla ricerca. In che modo? Partendo proprio dal fatto di lasciare andare quelle vecchie abitudini, pensieri che sono limitanti, che non ci nutrono e quindi di ricercare lucidità, di magari rallentare i propri ritmi, i propri impegni proprio per, aiutarsi o comunque trovare quei messaggi, quei segnali intorno a noi che ci possono aiutare, ma anche crearsi quei spazi, quelle cose che ci fanno stare bene, queste cose servono tantissimo. Poi c'è la carta la magia. Ecco, la magia è dentro di noi ed effettivamente questa carta parla di segni, di messaggi, ne stavamo proprio parlando, quindi nulla è a caso e in effetti, c'è questa, che appunto parla di messaggi sottili, di presenza di piccoli segni, di avere uno sguardo puro, anzi proprio lo sguardo, puro che riesce a cogliere questi indizi intorno a noi. Noi dobbiamo metterci in osservazione, dobbiamo spegnere a volte un po' il rumore intorno per avere quell'attenzione profonda. Poi ci possono essere delle coincidenze che dico tra virgolette, che invece non sono delle coincidenze, nulla avviene per caso, probabilmente lì c'è un significato specifico, c'è un qualcosa che dobbiamo, attenzionare, quindi avere questa presenza, attiva per riuscire a cogliere queste cose, anche facendolo come ci dice l'aquila. Prima di tutto parla di nuovi inizi, quindi abbiamo già capito che ci possono essere già nell'immediato, in questo stesso periodo, possibilità di cogliere dei risultati, ma soprattutto un qualcosa che vi può portare a nuovi inizi. Ovviamente l'aquila ci consiglia di avere un quadro d'insieme, di osservare i dettagli, di avere e fare chiarezza, di dire no agli ostacoli, ma solo alle opportunità. Quindi dove c'è un blocco vuol dire che magari non dobbiamo andare lì, vuol dire che lì c'è qualcosa, che non va o che deve essere messo momentaneamente da parte o deve essere affrontato in modo totalmente diverso, magari guardare le cose in prospettiva, scegliere la
libertà e stabilire le nostre priorità. E quindi basta scuse, volare verso l'obiettivo, nonostante le difficoltà è assolutamente possibile, l'importante è muoversi, ora. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!